Oggi siamo qui con la Behringer UMC 202 HD e la testiamo con il Behringer XM 8005. Iniziamo. Ok, allora siamo qui con la Behringer UMC 202 HD, questa scatoletta alla quale è attaccato il Behringer XM 8005, un microfono del quale hai sentito parlare tantissimo sul mio canale, ma laddove ti fossi perso i video, ti ricordo che questo è un microfono dinamico, quindi non necessita della 48 volt ed è un microfono con pattern polare cardioide, significa che prende soprattutto ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Ma non stiamo parlando di questo microfono, stiamo parlando della scheda audio. Perché la sto testando con questo microfono? Perché è uno dei più diffusi, perché costa intorno ai 25 euro e spesso si trova su Amazon in offerta. E la stiamo testando perché è un microfono economico e questa scheda è una scheda economica che costa intorno agli 80 euro più o meno. Allora, come puoi vedere, in questo momento io sto utilizzando questa scheda audio, quindi provo a... Ok, riusciamo a girarla, perfetto. Allora, questa scheda audio ha due ingressi microfonici, come puoi vedere, che sono due ingressi combo, perché c'è anche la possibilità di inserire un jack laddove tu volessi usare uno strumento. Se vuoi usare uno strumento, ti conviene utilizzare il selettore qui tra instrument e line, quindi a seconda del tipo di... se stai usando un microfono, se stai usando uno strumento e in base all'impedenza. Dopodiché c'è un pad che serve ad attenuare il volume. Proviamo a schiacciarlo. Pad, in questo momento il volume si è abbassato tantissimo. Ok, ritorniamo, eliminiamo il pad. Benissimo, poi c'è il gain. Come puoi vedere in questo momento il gain è a ore 3 per pilotare questo microfono. Questa scheda audio non ha chissà quanto gain, però tutto sommato va bene, ce la fa a pilotarlo e ce la fa a pilotare anche l'SM7B, perché l'ho testato anche con la scheda audio, la sorellina piccola, l'UM2. UM2, sì, quella proprio super economica, un canale. Questo vale per entrambi i canali, quindi entrambi i canali sono uguali. Dopodiché qui abbiamo l'ingresso cuffia, come puoi vedere, il volume cuffia in questo momento è a ore 2, e c'è uno switch che serve appunto a ascoltare quello che arriva direttamente dalla fonte, ok, in questo caso il microfono, oppure ciò che arriva dal computer, e questo appunto è questo è il volume delle cuffie, questo qui è appunto l'output che serve a pilotare le uscite che sono la parte posteriore. Dopodiché non c'è nulla se non il cavo USB, che è un cavo USB di quelli quadrati, adesso non mi ricordo se si chiama USB-B, USB, non me lo ricordo, comunque insomma è quello lì quadrato. E basta, c'è ovviamente il selettore a 48 volt, in questo caso è disattivato perché il microfono è dinamico. Sto entrando con questa scheda audio dentro Reaper, il software che utilizzo appunto per registrare, e anche se qui il gain è a ore 3, lì sto entrando con un volume compreso tra i meno 18 e i meno 12, quindi non sto applicando nessun tipo di effetto, non lo applicherò neanche in post-produzione, se non alzare il volume a meno 14 lufs per fartelo ascoltare a un volume decente. Ok, allora che cosa ne penso di questa scheda audio? Allora, sicuramente è una scheda audio entry level, abbiamo detto intorno agli 80 euro, 80-85 euro, però spesso su Amazon si trova in offerta, quindi la puoi comprare tranquillamente. È una scheda audio che tutto sommato ha quello che ti serve, perché puoi collegare due microfoni, puoi collegare un microfono e una tastiera, un basso, una chitarra, quello che ti pare. Noi parliamo di podcast su questo canale, quindi diciamo che puoi collegare due microfoni e quindi fare un podcast anche a due voci. Il preamplificatore è abbastanza silenzioso, sono preamplificatori Midas o Midas. A differenza, se vai sul mio canale trovi diverse recensioni della Behringer UM2, se non ricordo male si chiama, è la scheda audio più economica della Behringer, forse una delle più economiche sul mercato, costa intorno ai 30 euro più o meno, 35-38 euro. Quindi una cinquantina d'euro in meno questa. Quella scheda lì non ha i preamplificatori Midas o Midas come questa, quindi questa suona sicuramente meglio. Infatti questa è la serie HD UMC 202 HD. HD è sta a indicare che su queste schede ci sono sia i preamplificatori Midas che la risoluzione 24 bit 192 kHz, quindi comunque di tutto rispetto. Cos'altro dirti? Riesci a pilotare questo microfono, riesci a pilotare l'SM7B, quindi non hai nessun tipo di problema, puoi tranquillamente non utilizzare Cloud Lifter, Mic Booster o quello che sia.
La cosa che veramente non mi piace di questa scheda audio è che questi della Behringer sono dei geni. Praticamente quando ascolti, come in questo momento, io sto ascoltando la mia voce e la sto ascoltando mono, soltanto in questo orecchio. Perché? Perché hanno deciso che quando c'è l'ascolto in diretta, direct monitoring, non puoi ascoltare stereo. Perché? Non lo so. Quindi quando ascolti dal computer puoi ascoltare stereo, non c'è nessun problema. Quando invece ascolti in diretta è mono. Fastidiosissimo. Questa cosa è veramente, veramente, veramente fastidiosa. Infatti non mi piace neanche un po'. Non mi piace neanche un po'. Così come non mi piace il fatto che è... Aspetta che giro. Quanti cavi ci sono? Aspetta, ok. Allora, così come non mi piace il fatto che su questa scheda ci sia un piccolo LED verdino, non so se lo riesci a vedere, che appunto segnala che c'è il segnale, scusa il gioco di parole, e c'è un'altra lucina che in questo momento non si accenderà perché è quello del clip, quindi quando il canale va in clip. Ora, questa cosa è utile? Assolutamente no, potevano tranquillamente risparmiarselo. Perché non ha nessun senso, perché o mi metti un indicatore a LED che mi dà un percorso serio che io posso guardare, oppure guardo direttamente dal software, in questo caso il computer è lì, ma potrei averlo davanti, mi controllo il gain che sono tra meno 18 e meno 12 e va bene così. Questo qui è assolutamente inutile, è una presa in giro, veramente una presa in giro. Ora, a parte questo, non mi piace anche il cavo, questo qui. Avrei preferito sicuramente un cavo USB-C, perché è lo standard, perché è attuale, perché è molto più comodo, anche nel caso in cui si rompa, trovarne un altro e sostituirlo. Non che questo sia impossibile da trovare, però, insomma, sicuramente lo standard è USB-C oggi. Che dire, questa è la scheda audio, non c'è tantissimo da dire perché le funzioni sono abbastanza limitate, quindi non c'è tantissimo da dire. È una scatoletta piccola che puoi portare tranquillamente, molto leggera anche se è fatta di metallo, quindi ho provato, non ci sono interferenze, non subisce interferenze, quindi puoi tenerla anche vicino a cellulari o altro, anche se te lo sconsiglio nel momento in cui registri comunque. Quindi piccolina, leggera, portatile, suona bene perché lo stai sentendo. In questo momento io sto usando questo tipo di microfono, ma tra un po', se resisti a guardare questo video, attaccherò un altro microfono super economico ma a condensatore, ovvero il Neewer NV700. Ok, quindi facciamo anche il test con questo microfono qui. Ok, quindi attendi un attimo e io smonto il tutto. Prova. Ok. Allora. In questo momento stiamo registrando, scusami, controllo il gain lì, ma ci siamo. Sto registrando con questo microfono. Che cos'è il Neewer NV700? Te l'ho detto prima, ma io ho l'Alzheimer, quindi mi dimentico le cose. Allora, perché sto testando con questo microfono? Lo sto testando perché questo microfono è molto economico, adesso non ricordo quanto costa di preciso, ma abbastanza poco. Su questa scheda adesso, come puoi vedere, si è accesa anche quest'altra luce, la 48 volt, perché infatti l'ho abilitata dietro, appunto perché questo è un microfono dinamico. Il gain in questo caso è passato a ore 12, prima era ore 3 perché era un microfono dinamico. In questo caso è un microfono a condensatore, quindi ha bisogno di meno spinta e il gain è stato settato a ore 12. Quindi ti puoi rendere conto anche del gain. Ok. Quello che sento in cuffia adesso, anche se lo sento mono, è il rumore della ventola della luce. Io sto preparando un video, ti dico questa cosa, sto preparando un video sul mio studio, no? Il tour dello studio, come fanno un po' tutti quelli fighi. Devo farlo, devo realizzarlo, ci vuole tempo. E qui ho una luce gigantesca di 1,20 m di larghezza, di diametro, e dentro c'è una ventola, ovviamente, essendo una luce molto potente. Questa ventola fa rumore. Ora, prima col microfono dinamico non sentivo la ventola. Qui, adesso, essendo un microfono a condensatore, ovviamente la ventola si sente. Quindi in post-produzione proverò a eliminarla con adesso non ricordo come si chiama, ma dentro Final Cut c'è un Voice Isolation, si chiama Voice Isolation, dentro Final Cut Pro X, che è fantastico perché in automatico isola tutto e rende la voce pulita senza andare a tagliare frequenze. Credo sia la migliore funzionalità di isolamento della voce che ho trovato in giro. Veramente fantastica. Ok, quindi
Stai sentendo adesso il Neewer NV700 senza nessun effetto, così come prima avevi sentito questo, il Behringer XM8005, adesso stai sentendo questo senza alcun tipo di effetto, se non, come al solito, il portare a meno 14 lufs il tutto. Come ti sembra questa scatoletta? Dal mio punto di vista suona decentemente. Te l'ho provata con 2 microfoni abbastanza economici, perché non ha senso provarla con microfoni molto più costosi, perché tutto sommato il suono è questo. Questa scheda non colora, perché ha dei buoni preamplificatori economici, per carità, però decenti, non colora il suono, quindi stai sentendo quello che effettivamente viene fuori dai microfoni. Quindi potremmo fare il test con tanti microfoni, ma se compri questa scheda audio di 80 euro, secondo me non hai un microfono da 300 euro, orientativamente, no? Quindi è inutile fare dei test con altri microfoni. Allora, questa scheda te la consiglio? Sì, se il tuo budget rientra in questa fascia di prezzo, sicuramente comoda, portatile. Se puoi sopportare l'ascoltarti in diretta mono, cosa che per me è veramente insopportabile, se ti va bene non avere i LED per capire a quanto stai col gain, se ti va bene utilizzare questo tipo di cavo qui, allora va benissimo. A me, ti dico la verità, un'altra cosa che non mi piace molto di questa scheda è che l'attacco dei cavi è davanti. Preferirei dietro, perché è più comodo se ce l'hai sulla scrivania, non c'hai sti cavi che vanno davanti, ma ce l'hai dietro, quindi preferisco, ma quello è una questione di gusto personale. Per il resto, questa è, ogni tanto mi giro, scusami, per guardare se il gain sta bene. Quindi, che dirti? Secondo me può essere una scheda interessante, così come questi 2 microfoni. Certo, questo è un microfono a condensatore, ma costa forse 20 euro, una cosa del genere. Quindi microfoni super 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 economici che però, come stai sentendo, ti permettono di ascoltare, di farti ascoltare in maniera decente. Quindi non c'è bisogno di spendere capitali, ma con microfoni decenti, economici, si può fare veramente un prodotto di qualità, ok? Quindi questo è il motto del mio canale, nel senso che io vado avanti sempre per questa strada, non c'è bisogno di spendere capitali, perché se non sai parlare nel microfono, non sai parlare neanche in un microfono da 400 euro. Quindi la registrazione viene uno schifo lo stesso. Se non sai settare il gain, a proposito c'è un video sul canale dove ti spiego come settare correttamente il gain, a prescindere dalla scheda audio, a prescindere dal microfono, quindi guardalo che è importantissimo. Insomma, se non sai tutte queste cose, puoi avere la strumentazione migliore del mondo, ma non ci fai niente. Ok? Benissimo, io ho finito qui, ti ringrazio per aver guardato questa puntata, se hai domande, dubbi, curiosità non esitare a commentare questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Per ora è tutto, io ti saluto, ti ringrazio e ti do appuntamento la prossima settimana. Buona registrazione!